Oggi vorrei condividere il primo risultato di una sperimentazione che ho fatto in questi giorni dopo aver registrato il video sulla musica modale, una sperimentazione che mi ha portato a trovare, diciamo così, l'acqua calda, no, forse un sistema compositivo improvvisativo che ci permetta di improvvisare in maniera concettualmente molto semplice, ma soprattutto senza dover conoscere le intricate regole dell'armonia compositiva tradizionale. Prima di parlarne vi faccio ascoltare quale potrebbe essere il risultato, il sapore, qualcosa di semplice. Praticamente inventerò una banale melodia e l'accompagnerò con uno o due accordi al massimo, tipologie di accordi, senza badare a nient'altro, tonalità, relazioni armoniche, no, assolutamente no. Mi farò trasportare da questa semplice melodia. L'ho finita qui, potevo andare avanti all'infinito. Questa è l'idea, c'è una successione di accordi della stessa tipologia, senza un vincolo tonale, senza regole, insomma. Ora, prima di parlarne, vorrei dedicare un paio di minuti invece al nostro sistema tonale classico, l'armonia tonale funzionale. Armonia nel senso che è basata su degli accordi, tonale nel senso che questi accordi vengono ricavati da una tonalità, funzionale nel senso che questi accordi hanno una funzione. Ora, qual è il problema nell'improvvisare utilizzando questo nostro sistema tonale o nel comporre? Che per farlo abbiamo bisogno di studiare probabilmente diversi anni. Facciamo un esempio: noi vogliamo costruire un banalissimo un giro armonico. Cosa facciamo? Scegliamo la tonalità, se siamo furbi scegliamo la tonalità di Do e il primo accordo del nostro giro sarà l'accordo di Do maggiore. Fino a qui nessun problema. Da qui iniziano i problemi, nel senso che cosa suoniamo dopo l'accordo di Do? Abbiamo tante possibilità, ma cerchiamo una struttura. Dobbiamo conoscere gli accordi, perlomeno maggiori e minori. Dobbiamo conoscere la concatenazione di questi accordi, cioè le spinte che ognuno di questi accordi crea, il rapporto che c'è, la funzione di questi accordi. Dobbiamo conoscere le cadenze, gli intervalli, i gradi della scala, insomma una serie di argomenti abbastanza complessi, nel senso che non si imparano in una settimana. A quel punto potremmo decidere di far seguire il nostro Do da La minore, due accordi statici tonicizzanti, dopodiché un accordo di passaggio, ad esempio Re minore, secondo grado, sottodominante, e poi un accordo di dominante sul quinto grado. Ecco il nostro giro. Il giro di Do. Dunque vedete che per creare un giro banale come questo, con consapevolezza, bisogna conoscere diversi argomenti. Nel caso in cui non ci bastasse questo giro, potremmo addirittura colorarlo, renderlo un po' più, io lo chiamo professionale. Beh, per farlo dovremmo conoscere, inserire degli accordi a 4 note o magari sempre a 3 note, ma note diverse da queste, quindi conoscere gli accordi in sesta, in settima, maggiore e minore, in nona, undicesima, accordi sospesi, eccetera. Potremmo avere un risultato del genere. È sempre l'accordo di Do, ma molto più colorato, e per farlo con consapevolezza dobbiamo addentrarci in diversi argomenti riguardanti l'armonia. A questo punto ci si potrebbe chiedere, ma sì, è carino, però è comunque sempre un po' statico, inserisci qualcos'altro. Potremmo inserire dominanti secondari, ho già fatto diversi video.
sostituzione di tritono, interscambi modali, ci sono tante argomentazioni. Potremmo decidere di dover o di voler cambiare tonalità. Ho modulato alla tonalità di Si, per cui dovremmo studiare le modulazioni, argomento molto complesso. Insomma, tutto questo per dire che il sistema tonale compositivo occidentale che utilizziamo ormai da secoli è molto complesso, cioè per realizzare un semplice giro armonico, per poi magari improvvisarci sopra, insomma, bisogna avere diverse nozioni. Quale potrebbe essere l'alternativa? Ad esempio la musica modale, ho fatto un video l'altra volta, però la musica modale è un po' particolare, bisogna conoscere le scale modali, non si basa su degli accordi, anche avendo una visione molto contemporanea, l'armonia nella musica modale non è, come dire, pane e prosciutto. Per cui ho voluto sperimentare un sistema ibrido che potrei definire armonia modale, perché avete sentito che l'accordo è sempre quello, quindi ha un suo sapore, però inseriamo una serie di accordi, oppure anche armonia non funzionale, cioè la relazione che c'è tra questi accordi in realtà non c'è. Non credo esistano altri video di questo tipo, per cui se volete seguire qual è stata la mia idea, qual è la mia idea, ora procederò ad illustrarla. Innanzitutto, quali sono questi due accordi che ho utilizzato? Volessimo dargli un nome, ve lo dico subito: un accordo maggiore con la settima maggiore, che i fighetti chiamano Major 7, e lo stesso accordo con l'aggiunta della nona, quindi anziché il Do ci inseriamo il Re. Questi sono i due accordi che ho utilizzato. Ovviamente bisogna saperli suonare in tutte le tonalità, ma diciamo che potremmo utilizzare un trucchettino molto semplice. Prendiamo il primo accordo maggiore con la settima maggiore. Pensiamo che la nota più alta di questo accordo sia la nostra melodia, il Si. Semplicemente questo Si andremo ad armonizzarlo con un accordo maggiore che si trova un mezzo tono sopra, il Do. A un certo punto noi con la melodia decidiamo di suonare il La bemolle, suoneremo l'accordo di La. È molto semplice. Nel caso dell'accordo con l'aggiunta della nona c'è solo una piccola modifica: La bemolle con l'accordo di La, ma anziché il La ci suoneremo il Si, il secondo grado, che funge da nona. Per cui per trovare questi accordi è molto semplice, e la mia idea è proprio quella di partire dalla melodia, quindi trovare una serie di note e ogni tanto su alcune di queste note soffermarsi e soffermarcisi e armonizzarle con un accordo che si trovi mezzo tono sopra. È una cosa davvero molto semplice. Per cui il primo step potrebbe essere questo: a caso suonare delle note, creare una melodia, magari una nota per volta. Partiamo dal Do, lo armonizziamo con l'accordo di Do diesis con l'altra mano, dopodiché La bemolle con il La, Mi con l'accordo di Fa, Re accordo di Mi bemolle. E già salta subito all'orecchio una cosa, cioè che qualsiasi progressione, o meglio qualsiasi successione di accordi noi dovessimo trovare, bene o male suonerà sempre bene. E questa magia è data proprio da queste tipologie di accordo. Magari alla fine spiegherò perché ho scelto questi due accordi per sviluppare questo sistema. Secondo step potrebbe essere quello di suonare con la mano destra sia la melodia che l'accordo. Dunque il Si con l'accordo di Do, mano destra, la sinistra suonerà il basso. Poi il Sol con l'accordo di La bemolle, la destra, e la sinistra La bemolle al basso, che è quello che ho fatto io nell'esempio iniziale. Secondo me l'obiettivo dovrebbe essere questo: più che fare melodia con la destra e accordo con la sinistra, tutto con la destra, la sinistra farà semplicemente i bassi. Tecnica necessaria da secondo anno, insomma.
A questo punto, step numero 3. Partiamo con una nota della melodia, Do. Sì, facciamo così, abbiamo l'accordo di Do. Cosa suoniamo dopo questo accordo? Teoricamente qualsiasi accordo. Nella mia idea c'è una scala dodecafonica, per cui possiamo andare in qualsiasi tonalità. Però per iniziare io direi di giocare innanzitutto con le note che ci dà questo accordo. Do, Mi e Sol. E soffermarsi per poi costruire un nuovo accordo su una di queste note, ad esempio il Sol. E ci suoniamo l'accordo di La bemolle. Ora abbiamo a disposizione altre note, La bemolle, Do, Mi bemolle, le note dell'accordo. Giochiamo con queste note, dopodiché ne scegliamo una, non so, il Mi bemolle, e suoniamo l'accordo di Mi. Questo potrebbe essere il risultato. Ovviamente non è il massimo, semplicemente perché utilizzando le note dell'accordo non ci troviamo mai una melodia per grado congiunto, una melodia classica, per cui lo step successivo potrebbe essere quello di utilizzare proprio tutta una scala. Quale scala? Beh, se stiamo suonando l'accordo di Do maggiore con la settima maggiore, vabbè, questa è un'aggiunta, anzitutto con la scala di Do. Oppure con la scala di Do maggiore ma in modalità lidia, cioè col quarto grado alterato, molto semplice. Anziché il Fa suoneremo il Fa diesis. Dunque mettiamo di suonare sì come melodia, come nota diciamo principale della melodia iniziale, e utilizzare la seconda modalità, quella lidia, quella che consiglio. Inventiamo una melodia con il Fa diesis. Poi decidiamo di andare a La bemolle. Anche qui potremmo utilizzare, anziché il Re bemolle, il Re naturale in modalità lidia. A volte funziona bene la scala maggiore classica, a volte la scala lidia. Però in realtà, per avere ancora più varietà, potremmo decidere, una volta fatto il primo accordo, di suonare un accordo che non c'entra assolutamente neanche con le note suggerite dall'accordo. Mi spiego. Rifacciamo melodia al Si, accordo Do, mezzo tono sopra. Giochiamo con le nostre note. A un certo punto vogliamo cambiare accordo. E da quale nota della melodia lo ricaviamo questo accordo? Non per forza dal Do, dal Mi o dal Sol. Ad esempio, Do diesis. Semplicemente suoniamo il Do diesis e lo accompagniamo, lo armonizziamo con l'accordo di Re. Per cui è molto vario, diciamo che le possibilità sono dodecafoniche, cioè possiamo andare in 12 tonalità diverse. È come se ogni volta che noi suoniamo un accordo cambiassimo radicalmente tonalità, giocassimo con quella scala, e per cui una sorta di musica modale. Attenzione che nel momento in cui noi facciamo l'accordo siamo ovviamente obbligati a rispettare la scala, queste due scale, cioè accordo di Do, o la scala di Do maggiore o di Do lidio, che è sempre una scala maggiore col quarto alterato. Perché se facessimo una scala, non so, di Fa diesis, non c'entrerebbe nulla. Ma una volta finito questo accordo potremmo suonare il Fa diesis. Fa diesis con l'accordo di Do. E quindi nel momento in cui noi cambiamo accordo possiamo andare dove vogliamo. Questo è il concetto. Potrei concludere dicendo quale potrebbe essere un accordo finale, cioè un accordo che ci faccia capire che siamo arrivati, altrimenti questo giro sarebbe infinito, sarebbe un loop infinito. Ma la cosa è molto semplice. Facciamo l'esempio, i nostri accordi sono Do,
E poi, ripeto, non ci interessa sapere che è l'accordo di Do, noi abbiamo come melodia il Si e ci suoniamo l'accordo mezzo tono sopra. Poi abbiamo il Sol, la bemolle viene in automatico. Noi vogliamo concludere il nostro giro sul Sol, suoneremo semplicemente l'accordo di Sol. Molto bello tenere questo ultimo accordo in nona, cioè anziché ripetere il Sol, l'ottava, il La. Quindi anche la conclusione è molto semplice. Insomma, spero di essermi spiegato e spero che qualcuno di voi voglia sperimentare queste cose e magari scoprire qualcos'altro. Cioè io, facendo una serie di esperimenti, ho deciso, anche a livello così didattico, di semplicità, di utilizzare questi due accordi e queste due scale, ma probabilmente si potrebbe sperimentare questa cosa anche con altri accordi e con altre scale. È tutto un sistema, è un protosistema da poter sviluppare, ripeto. Perché ho scelto questi due accordi? Fare una cosa del genere con degli accordi semplicemente maggiori o minori non si potrebbe fare, perché un accordo maggiore o minore è un accordo molto definito, molto, si può dire, stabile. Infatti, se noi facciamo il giro di Do, La minore, Fa diesis, non si può. Viceversa, se utilizzassimo un accordo molto tensivo, ad esempio l'accordo di dominante, Do settima, questo risulterebbe un accordo troppo tensivo innanzitutto, secondariamente spingerebbe ad una risoluzione di tipo tonale, cioè dopo l'accordo di Do settima non è che possiamo fare proprio quello che vogliamo, principalmente suoneremo l'accordo di Fa, quindi non possiamo scegliere un'altra tonalità. Esistono certo le cadenze evitate, d'inganno, per cui dopo l'accordo di Do settima in realtà si potrebbero eseguire diversi altri accordi, ma comunque ritorneremo un po' nel sistema tonale, ci ritroveremo comunque ancora imbrigliati nelle risoluzioni classiche e poi comunque un accordo che crea troppa tensione. I due accordi invece che ho scelto, il Major 7 e l'Add 9, sono accordi eterei, sospesi, cioè non sono né accordi che creano una grande tensione né una grande stabilità, sono ibridi e noi se suoniamo un accordo ibrido, lo facciamo seguire da altri accordi ibridi, rimaniamo semplicemente in sospensione e non sentiamo queste esigenze di percepire la tonalità, le gravità, gli accordi che gravitano attorno a questa gravità, perché sono tutti accordi in sospensione. Siamo sempre, ripeto, nell'etere, ecco, diciamo così. Tra l'altro, questi due accordi sono utilizzati, ad esempio, alla chiusura, come accordo finale di chiusura di un giro armonico. Quindi un accordo con la settima maggiore e la nona, che uno direbbe, caspita, ma quante tensioni ha? Potrebbe essere un accordo addirittura risolutivo, cioè perché è un accordo ibrido, però sperimentate, fatemi sapere se trovate qualche altra possibilità. Il mio contributo finisce qui.